Friends here, and today in the studio we have a special guest, a guy who builds instruments by himself. So let's see what kind of acoustic instrument he has to show us. Allora Ivan, ciao, benvenuto, è un piacere È un averti qui piacere oggi. anche per me, un onore. Finalmente ci siamo trovati. Esatto, era da tempo. Io sono già super curioso, parla di questo strumento, un po' da come è nata questa tua passione e come funziona, le sue origini. Le origini sono ben molto antiche, cioè si tratta di uno strumento molto antico, cioè si parla di strumenti che hanno origini millenarie. Questo addirittura non è mai giunta una prova concreta di un qualcosa avente questa forma al 100% con queste fattezze, ma soltanto delle statue. Mm. E quindi non avendo reperti, diciamo, iperrealistici, si può dire che questa è una pura supposizione di come poteva essere uno strumento del genere e di come poteva suonare. I rapporti matematici vengono tutti da degli studi fatti a posteriori, degli studi appunto fondati su dei concetti base della liuteria. Quindi questo, diciamo, a tutti gli effetti è uno strumento innovativo nonostante si parli di qualcosa di antico, perché per riuscire a far funzionare un oggetto del genere con determinate caratteristiche che poi adesso vi mostro, ho dovuto fare un grande studio matematico e fisico sui materiali che poi sono andato a ricercare Certo. per creare questa struttura. Lo strumento in questione che vi ho portato è una lira gallica, esistono tantissime lire di diversi tipi, diverse dimensioni, accordature, fattezze, soprattutto anche suono. Questo è un suono abbastanza riconoscibile, sembra quasi un'arpa celtica. Di fatto le arpe celtiche diciamo che sono le eredi di questi strumenti, che così a prima vista ricorda un po' il suono di un ukulele, questo lo confesso. No, veramente, cioè, ma anche quando uno va a usare le tecniche di strumming, sembra un po' di giocare su quel suono molto dolce, molto tenero, rotondo dell'ukulele, realmente, perché le dimensioni, le fattezze e anche banalmente le dimensioni della buca e le fattezze della tavola armonica, che è ciò che genera realmente il suono nello strumento, sono molto simili per proprio dimensioni, per aspetto, all'ukulele. Questa l'hai costruita tu, giusto? Questa sì, io le costruisco. Ne fa tanti strumenti. Io sono liutaio, queste le faccio io su richiesta. È la mia lira da spiaggia, ma va benissimo per tutto. Cioè, nel senso, io l'ho portata qui apposta per questo video perché la considero già un buon modello. Beh, è super, cioè mi dicevi prima che Vabbè, era da un anno che non la accordavi. Da un bel po'. Un anno no, ma quasi. magari dico un mese, perché un mese fa ho fatto un concerto con questa lira a Bologna e prima dei concerti do una piccola accordatura, ma realmente questa non l'ho quasi mai accordata. Cioè, una volta che l'hai accordata si è assestato, perché sono strumenti che una volta montati hanno bisogno di 2 o 3 settimane. In 2 o 3 settimane si assesta, perché ovviamente deve adattarsi, prende bene la forma. E dopo diciamo che lo strumento rimane bello costante e stabile. È un buono strumento, a tutti gli effetti. Uno potrebbe dirmi: cavolo, non hai tastiere, non hai tasti cromatici, sei molto limitato con solo 7 corde. In realtà noi abbiamo 7 corde, ma come racconto spesso, con 7 corde e determinate tecniche noi possiamo raggiungere anche diverse ottave, quindi 7 più altre 7, queste note qui sono altre 7 raddoppiate di un'ottava. Significa che abbiamo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Di nuovo Do, Re, Mi, Si. Quindi con l'unghia fai gli armonici, no? Sì. Ce li Che appizzi poi in maniera adesso diversa. io sono chitarrista classico, quindi le unghie nella destra e le lunghe. In realtà basterebbe anche una carezzata di pollice esattamente nel punto medio della corda vibrante. Cioè, se io lo faccio qua, non viene fuori questo suono. Per trovare l'armonico naturale, questi sono armonici naturali, quindi la nota con il doppio delle frequenze di come sarebbe suonata così, quindi abbiamo una nota che è un'ottava più alta, questo è un Do di un'ottava, questo è il Do dell'ottava successiva. Io ho già 2 ottave, volendo. Per ora sono diatoniche, quindi non ho diesis né bemolle. Se poi io dimezzo la metà della corda e vado qua giù, posso andare su un'ottava successiva, quindi potenzialmente con un po' di allenamento uno può arrivare a 3 ottave complete. Non male, cioè, solo 7 corde. Sì, abbiamo la coloratura diatonica, poi ci sono diverse tecniche per arrivare anche ai diesis e ai bemolle, un po' più complicate, alcune più comode, altre più scomode. Una è tipo giocare sulle corde sotto il ponte, in questo modo. Questo è un Do diesis, questo è un Do
naturale, poi si può anche giocare con degli effetti di glissando e di tremolo, in questo modo. Oppure c'è chi utilizza una tecnica nata nel Medioevo con le arpe gotiche, che però va a stoppare un po' il suono. Quindi se io devo fare un Do naturale, poi un Do diesis, posso anche stoppare da sopra con la punta dell'unghia, però è un suono molto stoppato, anche lì sta nel gusto anche dell'artista, ma appunto quando vado a fare delle note dell'ottava successiva all'ottava naturale, anche lì il suono cambia, perché comunque tu hai degli armonici. E quindi è uno strumento che punta molto anche al compromesso, cioè suonare uno strumento del genere in maniera completa, cioè volendo uno potrebbe anche fare del jazz con questo strumento, quando si arriva veramente a saperne domare bene le varie tecniche, uno potrebbe fare musica semitonale, diciamo, robe molto sperimentali. Non è facile, ma basterebbe anche portare un anello da slide al dito indice davanti. L'abbiamo? Ah, perché se l'abbiamo si può giocare, sì, facciamo una breve dimostrazione. Cioè, tranquillamente si può giocare anche di slide su una sola corda e così via. È il suo bello, che comunque uno strumento a corde basicissimo fa la sua gagliarda figura, a mio parere, perché ha una certa estetica. Esatto. Questo l'ho ricavato da un unico pezzo di legno, almeno la cassa armonica. Poi la tavola armonica, in questo caso, è una betulla francese, che considero molto buona e tira fuori un suono veramente molto buono, a mio parere. Con un ottimo sustain, il suono infatti dura molto, ma allo stesso tempo non è troppo invadente, si riesce a controllare bene, quindi si riesce anche a strummare in negativo. Quindi io stoppo le corde che non mi interessano e faccio degli accordi e suono quasi tutta la cordiera. Poi con diversi tocchi. E quindi l'ho trovato inizialmente uno strumento dal grande potenziale. Cioè io ho iniziato a fare queste cose un po' ridendo e scherzando. Questo lo confesso, io sono l'inventore dell'euro. Questa cosa fa un po' ridere. In che senso? Nel senso che questa è una lira. Ah, ok. Ok, io ho fatto l'euro, che è una lira con due casse armoniche parallele, ma è uno strumento che feci giusto per giocare quando capii che realmente potevo mettermi a costruire queste cose. E per laurearmi, fu la mia tesi di laurea in design del prodotto industriale e io voletti appunto progettare uno strumento da zero, assumermi diciamo il merito di essere l'inventore di uno strumento, quando in realtà dà molte soddisfazioni anche trovare e provare a fare delle ricostruzioni storiche di questo tipo, che ribadisco, non siamo certi del fatto che sia fedele a ciò che c'era una volta, però si avvicina molto per quello che è il design che è stato ritrovato in molti reperti. Non abbiamo nulla di integro, di intero. È stato trovato in realtà qualche frammento di lira antica, però appartiene più nelle zone del nord Europa, Scandinavia e così via. Però anche ad esempio l'accordatura, io qui banalmente l'ho accordata in Do diatonico, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Per me è stata una convenzione perché con queste tecniche uno riesce veramente ad avere 3 ottave piene con i cromatismi, quindi con diesis e bemolle, piena completa. In molti che teorizzano diverse accordature, ok, posso dire va bene teorizzare delle accordature o dire ah ma i greci utilizzavano questo sistema, ad esempio, secondo me non è proprio correttissimo quando si tratta di canonizzare uno strumento, un'accordatura, perché sono strumenti molto vari, non c'è una canonizzazione ancora, tranne che per un modello di lira greca. L'anno scorso, confesso, si è laureata la prima titolata in lira greca ad Atene, cioè la prima al mondo, e hanno canonizzato determinate accordature. Ma secondo me avere delle accordature, ad esempio pentatoniche, in uno strumento così, va a limitarne molto l'utilizzo. Come ho detto prima, con un'accordatura invece diatonica di base più le altre tecniche combinabili, uno volendo un domani può fare anche del jazz. E questo secondo me porta lo strumento a un livello superiore. Questa è la mia opinione da liutaio costruttore, ma anche da musicista. Ecco, che è ancora più completa come visione. No, beh, molto bello, cioè esteticamente... Cioè, Sì, poi questa l'ho devastata, questa ha visto monti, mari e fiumi, questa ha viaggiato. Vuol dire che l'hai fatta bene se ha resistito. Sì, ha resistito, poi l'accordatura l'ho detto, tiene, quindi... Ma le corde, curiosità, sono sempre solo in nylon? Allora, io consiglio sempre per la facile reperibilità,
3000 altri motivi che spiego nei miei vari video, sono in nylon armonico, le stesse usate per intenderci nella chitarra classica. Realmente sono riuscito a trovare dei buoni marchi, riesco a procurarmele per poco. Io ogni volta che vendo uno strumento do sempre, anche in più, un kit di corde di riserva calcolate, fatte ad hoc per la lira, per questa cordatura. Poi ovvio che un cliente mi chiede una cordatura particolare, posso anche personalizzarla e do la muta fatta apposta per lui. Tengo sempre nota di tutto questo. E anche il legno in sé. Il legno, ovvio, questo per me è uno standard, sono riuscito a standardizzarle con... io ho 3 versioni di questa lira, diciamo una più economica che ha una cassa armonica composita fatta in abete bianco, sono materiali più economici, giustamente. Poi ho questa che è diciamo un livello medio-alto di qualità, e il legno usato principalmente, almeno per il corpo, è un cedro del Libano. È uno strumento comunque che ha un certo profumo, cioè si può sentire. Infatti me l'ho sentito Vero, prima. quando, Sì, quando ma l'ho anche appena aperto sei entrato l'ho sentito. è molto resinoso, È molto è proprio aromatico, un un aroma essere- molto mediterranea e È buono. infatti è anche abbastanza realistico, cioè io penso che anticamente usassero anche questi legni per fare questi strumenti. E quindi questo risulta molto fedele nei confronti di quello che poteva esserci allora. E poi ho una versione molto molto più elevata proprio per i legni, e lì utilizzo delle tavole armoniche proprio in abete rosso proveniente dalla Val di Fiemme, stagionato almeno 10 anni, proprio mi vado a cercare i legni, li seleziono io di persona, e il corpo è fatto in rovere, il tutto trattato con cera d'api, cioè faccio un trattamento già di un certo tipo, Sì. inizia già ad essere uno strumento deluxe, io la chiamo la lira deluxe con i miei clienti per intenderci, per far capire subito, e poi possono essere soggette a personalizzazioni anche estetiche, lavori di incisione, pirografia. Adesso in questa si vedono i classici riccioli, che si vedono anche in un sacco di raffigurazioni, e non solo nelle lire galliche, anche in un sacco di lire greche. Però realmente uno potrebbe chiedermi di fare un motivo floreale scolpito, quindi in un certo senso diciamo che mi diverto anche a scolpire. Cioè l'estetica stessa fa parte del lavoro completo, quindi cerco Poi di... sì, non va a intaccare comunque la qualità del suono finché è lì nel L'importante è corpo, no? questo, l'importante è questo. Poi certamente ci sono delle parti estetiche in liuteria che in realtà non sono messe lì a caso, vanno ad influire molto sul suono e anche sulla funzionalità dello strumento, la sua durabilità. Ad esempio, qui abbiamo un ponte mobile che ha una cunetta. La cunetta, adesso qui non si vede benissimo, però è un ponte che non è totalmente a contatto con la tavola armonica. In parte perché questa cunetta lascia spazio alla buca, cioè io non ho un ponte che appoggia del volante sulla buca e mi smorza il suono in uscita dalla buca. E in parte perché minore è la superficie di contatto del ponte sulla tavola armonica e maggiore è il volume sonoro che viene scaturito da questa quando io suono le corde. Quindi c'è proprio un tecnicismo in sé. Ma faccio anche l'esempio banale del violino. Il violino ha un ponte mobile sempre, che ha tutta una serie di ghirigori che noi vediamo. In realtà non sono lì messi a caso, non è solo pura estetica, ma hanno delle curvature, degli isolamenti, delle sospensioni che sono fatti apposta per fare in modo che il suono si distribuisca in maniera più omogenea possibile nella tavola armonica. Quindi è un tecnicismo. Sì, sì. Per curiosità, quanto è che ci metti a costruirne una da solo? Oh, che Nel bella tempo domanda. libero, non con altri lavori. Allora, Se tu prendi da zero, ore, parti quindi oggi, ore. Cioè, tu mi stai chiedendo a ore, non a giorni. bah, quello che... Ah, Allora, ti dico, la versione economica riesco a farla in 20 ore. ah, proprio... Una lira in 20 ore, fatta per bene dall'inizio alla fine, con l'etichetta stampata. Sì. Io ti parlo anche di tutto, perché li certifico anche gli strumenti. Non è che Ah, faccio però. lo strumento, poi via, spedisco. Ah, No, no, buona no, no. cosa. Fatto per bene dall'inizio al fine circa 20 ore, che significa alla fine delle 20 ore lo strumento è già dentro la sua custodia o la scatola, il box da spedire, con spedizione già fatta ed è pronto ad andare. Questa a meno di 30 ore no, perché qui c'è da scolpire il legno a mano, poi c'è da fare una levigatura un po' più lunga e quindi almeno 30 ore. La versione d'alto livello, d'alta fascia, quella con la tavola in abete rosso della Val di Fiemme, mi porta via a volte anche tra le 40 e le 50 ore. Dipende sempre anche dal taglio del legno, come è fatto, come mi arriva, se ho da fare delle correzioni in venatura e così via. Comunque un massimo di 50 ore, ma si parla già di uno strumento d'alto livello, quindi è comprensibile.
Certo. Poi nella tempistica io calcolo anche il tempo per dare spazio e tempo ai trattamenti superficiali di asciugare. Se ho fatto una finitura in gomma lacca o in cera, i tempi cambiano notevolmente. Perché se abbiamo una finitura di un prodotto in gomma lacca, ad esempio, conviene aspettare almeno una notte. Non la metto tanto in conto perché magari io nel frattempo costruisco altri strumenti da un'altra parte del laboratorio e è un altro discorso, i trattamenti è un mondo a parte, però manualmente sì, 20 ore la versione economica, minimo 30 questa e la versione pro fino a 50 ore eventualmente. Certo. Anche il legno, tu prima mi hai detto che domani può essere che provi con qualche altro legno simile Se qualcuno o... mi chiede la lira fatta in un mogano, il mogano io posso lavorare, faccio la lira in mogano. Nel senso c'è ovviamente. ancora una ricerca di Sì, sì, in compatibilità continuo. su questo strumento Sì, sì. tra materiali. Io giusto? lavoro anche molto con i polimeri, ultimamente sperimento, poi senza fare grandi spoiler, però sì, me la sono giocata anche con le stampanti 3D per fare delle prototipazioni con biopolimeri. Sì, sì. Ci sta. Perché no? Perché no, si può fare di tutto. Facendo ricerche ho visto che fanno le arpe in carbonio, quindi e suonano anche abbastanza bene. Ovvio, hanno un suono molto definito, magari uno che ama più il suono del legno, che sono comunque sottigliezze, ovvio, uno non è abituato, non nota molto la differenza. Ma una persona che ha contatto col proprio strumento dalla mattina alla sera, anche tu lo saprai che sono i vari termini, cambia da dispositivo a dispositivo, Certo. da strumento a strumento e si nota. È tutta una questione di gusto, abitudine, orecchio e mano soprattutto perché a seconda del modello abbiamo anche diverse posizioni, un'ergonomia diversa anche. Questa io la considero una delle mie migliori lire a livello di design, cioè questo modello, perché io potenzialmente, oltre a suonare con una mano, ho il pollice della mano che regge la lira, che può arrivare su tutta la cordiera. Quindi alla Comodo. fine me la gioco molto bene, molto comodo. Se io ad esempio faccio fatica in certi momenti di un pezzo perché la posizione non me lo rende comodo a fare un armonico in un certo punto, no? Posso anche mettere il pollice dietro della mano sinistra dall'altra parte e magari suonare un'altra corda con un altro dito da fare un'altra nota e simultaneamente così in modo tale da avere un armonico da una parte e la nota pulita dall'altra. Oppure posso fare un'altra cosa, la nota pulita dall'altra parte, usare sempre la tecnica con una sola mano per fare l'armonico. In questo modo. Cioè, a mio parere è una questione più di tecnica e avevo in mente di fare una serie dedicata all'apprendimento di questo strumento. Perché dato in mano magari ad un inesperto, una persona che è la prima volta che prende uno strumento del genere in mano, sembra uno strumento molto povero, in realtà si possono fare tante cose, poi anche con 7 corde hai diverse combinazioni per fare gli accordi, te lo puoi giocare con diverse combinazioni in modo tale da fare anche accordi minori, oltre che maggiori, diesi, si bemolle e quant'altro. È un po' più meccanicoso ma si fa, è tutto abbastanza alla portata di musicista sperimentale. Certo, no, infatti. Io sono musicista sperimentale, appunto, Luca anche, ci siamo trovati, è un motivo in più per parlarne. Sì. Come generi, come lo introdurresti? Cioè, dove lo introdurresti? Allora, questo di strumento brutto qua? alla grande, ma già a vista, a Vabbè. pelle, si sa, musica celtica, Ok. che realmente non esiste una musica celtica antica, cioè sono tutte sempre supposizioni. E parlando di supposizioni, musica folk, io sarei curioso e sarei propenso anche nell'utilizzarlo in musica classica, Beh, perché in un contesto lirico anche, tant'è che più di un mio cliente è cantante lirico, in un contesto lirico secondo me si apprezza bene uno strumento del genere, sia per accompagnare la voce, ma anche per fare delle parti soliste con un'orchestra di fondo. A mio parere è molto buono. Diciamo questi sono i generi più acustici nei quali introdurrei questo strumento. Sì. Poi ci sono anche dei contesti, tipo delle band che fanno del folk metal, banalmente, cioè menzioni Furor Gallico che fanno uso dell'arpa celtica a go-go, uno strumento del genere ci può stare, se usato in un certo modo, quando si arriva veramente a padroneggiarlo appieno si potrebbe arrivare a fare del jazz, ma è una cosa rarissima, sarebbe una cosa un po' analoga a quando si usa l'arpa nel jazz, ci sono alcuni arpisti che usano l'arpa nel jazz e fanno delle cose da paura, però suonare jazz con uno strumento del genere... Cioè, significa essere molto virtuosi, è molto difficile. Poi vabbè, c'è anche gente che si segna con l'indelebile il punto medio esatto. È troppo facile così. Però, non esatto, c'è noi siamo gusto. veri musicisti, è come se uno sul violino si segnasse le note, le posizioni, ma non funziona così, dipende da mano a mano sempre. Sì.
è tutta una questione di abitudine, di esercizio, ma come in tutto, cioè il segreto per suonare bene, disse più di un esperto che seguivo in America, practice, practice, practice. Sempre Sì, quello sempre. practice, practice, practice. È molto interessante. Sul suo canale trovate ogni curiosità, sia tecnica che musicale che anche storica, giusto? Sì, Sia sulla costruzione, la creazione, sia sul contesto musicale esatto, cioè e su come funziona tecnicamente proprio. E vi lascio tutto in descrizione al suo canale, ai suoi video molto belli, molto interessanti. magari facciamo una suonata e vi facciamo sentire qualcosa, magari in un video a seguire. Si quindi- seguirà una suonatina insieme con lui, Esatto. questo strumentino, in un altro video.